Ciao a tutti e bentornati in un nuovo video. Amici, avete mai sentito parlare della possessione di Clara Germana Cele? La storia che sto per raccontarvi è ambientata in Sudafrica e la sfortunata protagonista è una ragazza orfana di origini africane. Sembra che all'età di 16 anni Clara strinse un patto con Satana, un segreto che poi successivamente rivelò al suo padre confessore Horner Erasmus. E sembra che quel maledetto accordo fu la reale causa della sua possessione. Centinaia di persone furono testimoni di fatti davvero incredibili. Clara era in grado di parlare e comprendere delle lingue lei completamente sconosciute, come il polacco, il francese, il tedesco, il norvegese e molte altre lingue. Pare anche che possedesse delle doti di chiaroveggenza perché rivelò dei segreti e delle trasgressioni di alcune persone con le quali lei non aveva mai avuto contatti. Ad un certo punto iniziò ad avere un'avversione per gli oggetti sacri e sviluppò una forza davvero straordinaria. In diverse occasioni ne dimostrò la sua ferocia, picchiando e lanciando per la stanza come se fossero delle piume alcune suore del convento. Ed è proprio da alcuni racconti di queste suore che si può leggere che la ragazza era in grado alcune volte di parlare con una voce dalle tonalità demoniache, come se al suo interno ci fosse un branco di bestie, emetteva dei suoni animaleschi che sembravano provenire direttamente dall'inferno. Come in altri casi di possessione, Clara fu vista levitare per aria, sia verticalmente che orizzontalmente. Quando la Chiesa riconobbe lo stato di possessione, fu autorizzato un esorcismo di liberazione, ma ce ne fu più di uno per liberarla definitivamente da quel demone che la tormentava. Una storia davvero scioccante e tra le più documentate in assoluto. Ma prima di iniziare, mi raccomando, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina per non perdere tutti i miei prossimi video. Ma adesso iniziamo! Clara Germana Cele nacque il 25 giugno del 1890 nella città di Natal, in Sudafrica, da genitori pagani. Rimase orfana all'età di 4 anni e fu subito affidata alle cure di una coppia inglese molto cattolica che subito dopo l'adozione la fece battezzare nella chiesa di San Michele della Missione Cattolica. Ed è lì che cresce, ricevendo una formazione religiosa e culturale davvero molto importante, nettamente superiore alle sue coetanee. Grazie alla sua intelligenza si fa notare per le sue doti nel campo della musica, ma soprattutto nel canto. Oltre alle sue spiccate doti, era anche una bambina di buon cuore, molto dolce e generosa. Prevalentemente il suo carattere era chiuso ed introverso, ma era anche nota per avere degli sbalzi d'umore davvero importanti. Passava dal silenzio alla loquacità, dall'allegria alla tristezza e dalla calma all'ira in un nanosecondo. I suoi genitori biologici non erano stati di buon esempio per gli altri. Difatti la comunità non li aveva mai visti di buon occhio. Sembra che fossero soliti imprecare e lanciare delle maledizioni, soprattutto sulla figlia. Fu proprio questo, secondo alcune persone della missione, la reale causa della possessione di Clara, perché erano convinti che le maledizioni sì erano gravi, ma sui figli erano di sicuro effetto. Crescendo però Clara iniziò ad assumere una condotta poco esemplare. Si dice che l'incontro con una donna ritenuta da molti una poco di buono, addirittura una strega, fu per lei deleterio perché cambiò caratterialmente, iniziò ad avere degli atteggiamenti davvero inopportuni, portando sulla cattiva strada anche alcune sue compagne di scuola. Calcoliamo che era nata in un ambiente di chiesa tra sacerdoti e suore, una comunità dedita alla missione e alla preghiera, e ci può stare che durante l'adolescenza, un'età già di per sé così critica, Clara forse diventava sempre più insofferente a quella vita, ribellandosi a tutte quelle restrizioni a cui si doveva attenere. Dopo la prima comunione sembrò essere tornata quella di prima, ma poi la ribellione riprese il sopravvento e iniziò a trascurare anche quei sacramenti che l'avevano accompagnata per tutta la vita. Le uniche cose che mantenne intatte furono
la sua sincerità e il suo buon cuore. Infatti, nonostante non avesse più la condotta irreprensibile del buon cristiano, non nascose mai nulla alle suore e ai sacerdoti della missione riguardo le sue nuove abitudini. Nei mesi successivi però ci fu un cambiamento drastico e anche alquanto inquietante in lei. I suoi occhi soprattutto sembravano diversi, strani, e turbavano chiunque incrociasse il suo sguardo. E nell'agosto del 1906 iniziarono a verificarsi degli eventi davvero incredibili che nessuno riuscì mai a spiegarsi. La notte non riusciva più a dormire e il suo sonno era sempre più agitato. Si svegliava spesso in preda alle urla e al terrore, urlava che era dannata e indegna dei sacramenti che stava ricevendo. Voleva uccidersi, impiccarsi, perché Satana la stava reclamando. Ogni volta che tentavano di tranquillizzarla, quella calma durava veramente poco, perché poi diventava sempre più aggressiva e violenta. E questa cosa andò avanti per un po' di giorni, fino a quando non decise di confessare il suo tormento e inviò un bigliettino al padre confessore Horner Erasmus. Era il patto che aveva stretto con il diavolo e che lei aveva firmato col sangue. Lo shock fu enorme per tutti. Quella comunità fu scossa nel profondo. Lì si conoscevano tutti e per loro Clara era sempre stata una ragazzina dolce, generosa, di buon cuore, credente, e non riuscivano a darsi una spiegazione di quanto stava accadendo. Oltretutto, Clara aveva trascurato definitivamente i sacramenti e il 20 agosto la situazione precipitò. Clara infatti iniziò ad assumere degli atteggiamenti davvero sconvolgenti e inspiegabili. Quel giorno in particolare si strappò i vestiti di dosso e iniziò a digrignare i denti, ad abbaiare proprio come una bestia inferocita, urlando delle cose orrende alle suore. Nei brevi momenti di lucidità chiese di poter vedere immediatamente padre Erasmus, perché era l'unico che poteva salvarla, dato che Satana voleva ucciderla. Le suore le misero anche al collo delle medaglie di protezione miracolose e di San Benedetto, ma la ragazza se le strappava via di dosso con una rabbia allucinante. Nemmeno l'acqua benedetta sortiva effetto, né data da bere né quando le veniva sparsa sul corpo. Anzi, le procurò delle bruciature nei punti in cui le veniva spruzzata. All'arrivo del parroco, Clara iniziò a parlare con una voce demoniaca ed era chiaro, secondo loro, che c'erano evidenti segnali di una possessione. Si alternavano dialoghi tra Clara e Satana e tra Satana e padre Erasmus. Quando il prete gli chiese chi fosse, con una voce dal timbro cavernoso uscì la risposta: io sono Satana e il mio re è Lucifero. Il prete a quel punto pose diverse domande. Cosa voleva da Clara? E domande generali su Dio e sull'inferno. Satana rispose che Clara le apparteneva e che l'avrebbe uccisa per avere la sua anima. Rispose che Dio esisteva ed era in ogni luogo, ma che loro lo odiavano. L'inferno anche esisteva, ma non era come lo immaginiamo noi, un luogo fatto di fuoco. Era in realtà un posto lugubre, buio, ma tra di loro, in quell'oscurità, potevano riconoscersi. Disse che Lucifero, sotto di lui, aveva legioni di demoni che si spostavano tra la terra e il cielo, e che se l'essere umano fosse stato in grado di vederli, sarebbe calata l'oscurità da quanti erano. Andavano in giro per compromettere l'umanità, e che un giorno il Figlio di Dio tornerà un'ultima volta per giudicarci tutti. Alla vista del crocifisso la ragazza dava segnali di repulsione e riusciva a scovare anche il più piccolo oggetto sacro, persino se veniva nascosto o avvolto in un pezzo di stoffa. C'era un'avversione soprattutto per la Vergine Maria e per San Michele Arcangelo. Clara sviluppò anche delle doti di chiaroveggenza. Un giorno riuscì a descrivere nei minimi particolari il viaggio di un prete che era partito dall'Africa verso Roma, fornendo date precise e luoghi in cui si era soffermato, mentre un'altra volta rivelò particolari scandalosi riguardo due giovani, accusandoli di molestie e stregoneria. Disse delle cose sulla loro vita privata che lei certamente non poteva conoscere.
Tra i documenti ufficiali della possessione di Clara si parla di levitazione in aria a circa 1,5 metri da terra. In quelle circostanze il suo corpo era perfettamente rigido come un tronco e i suoi abiti fluttuavano in aria, mentre invece avrebbero dovuto scendere verso il basso. In alcune volte la sua gonna invece rimaneva perfettamente attaccata alle sue gambe. Tutto ciò accadeva sempre in presenza di testimoni, anche esterni al convento. Spesso queste situazioni accadevano durante la messa, alla vista di tutti i parrocchiani che tentavano di tenerla giù prendendola per i piedi. Durante la messa Clara urlava, bestemmiava e incitava i parrocchiani a non prendere i sacramenti e ad adorare il diavolo. Pensate che una cosa davvero scioccante era il modo in cui poteva flettere il suo corpo, facendolo diventare quasi di gomma e mettendosi poi a strisciare per terra quasi come fosse un serpente. Quando accadeva il collo sembrava allungarsi proprio come un rettile. Pensate che un giorno scattò verso una suora che la stava sorvegliando e le morse il braccio, ma la cosa più sconcertante è che la ferita mostrava i segni di 2 denti con un pallino rosso al centro, proprio come se l'avesse morsa un serpente, e nei giorni successivi quella ferita si infettò e si gonfiò talmente tanto che diventò addirittura verde. Il mese successivo, il 10 settembre del 1906, la Chiesa autorizzò un esorcismo che celebrarono 2 giorni dopo padre Erasmus, che era il cappellano della chiesa, e padre Mansuet, che era il rettore della missione. A presenziare c'erano altri 2 rettori, più 10 suore e alcuni abitanti del luogo per tenere a bada Clara. La ragazza fu fatta inginocchiare di fronte all'altare della chiesa. Il rito iniziò al mattino presto e durò tutto il giorno fino a tarda notte, ma senza successo purtroppo. In quell'occasione Clara strappò la Bibbia dalle mani di padre Erasmus e tentò di strangolarlo con la sua stola viola. Si dimenava pronunciando parole orribili. Tentarono di tenerla ferma, ma senza riuscirci. Ad un certo punto smise anche di parlare e per forza di cosa per quel giorno l'esorcismo fu interrotto. Il mattino dopo ripresero molto presto, ma Clara fu legata ad una sedia con delle corde perché sembrava molto più violenta ed aggressiva del giorno prima. Addirittura il suo volto sembrava deformato dalla rabbia. Le avvolsero la stola sul collo e tra urla e bestemmie si continuò a pregare. Quel giorno l'esorcismo durò qualche ora perché ad un certo punto il demone, sotto la pressione di 2 uomini di chiesa, disse che avrebbe abbandonato quel corpo dopo un'ultima levitazione. Cosa che avvenne mentre Clara era ancora seduta sulla sedia di fronte a 170 testimoni. Satana però avvertì di una seconda venuta. A quel punto Clara sembrava guarita, ma non fu così, perché 5 mesi dopo, durante l'assenza di padre Erasmus, che era partito per l'Europa, venne posseduta per la seconda volta come era stato predetto, e il secondo esorcismo fu presieduto da Monsignor De Lalle ed ebbe inizio il 24 aprile sempre nella chiesa di San Michele. Ma fu il giorno dopo che Satana venne cacciato per sempre e in quel momento tutti sentirono un odore nauseabondo fortissimo. Clara finalmente era guarita, si inginocchiò davanti all'altare e pregò Dio ringraziandolo per averla liberata. Per 6 anni condusse una vita all'insegna della vera vita cristiana e rimase nella missione e fu d'esempio per tutti. Morì all'età di 24 anni per un'insufficienza cardiaca nel giorno dell'Addolorata, il venerdì di Passione. Amici, mamma mia, che storia davvero incredibile. Fatemi sapere se la conoscevate e che cosa ne pensate nei commenti. Secondo voi la morte di Clara fu un ultimo gesto di Satana per reclamare la sua anima? Mi raccomando, se il contenuto vi è piaciuto lasciatemi un like, io vi mando un bacio grande e ci vediamo domenica con una nuova storia. Ciao amici!